Al mondo esistono cose orribili, è vero, ma ci sono anche dei libri straordinari. Questa frase io me la potrei anche tatuare su un braccio. Anche se, bisogna dire la verità, è un po' sconclusionata nella sua logica, ma è una logica sconclusionata che è tipica del libro da cui è tratta, da cui la traggo per voi e che oggi vi voglio presentare. Un libro strambo, ma davvero meritevole di tanta attenzione da parte di chi segue Broken Stories, perché qui parliamo di narrazioni dark e immaginifiche e lo stesso avviene nel libro che oggi vi presento, che è questo qui, Fra gli altri, Joe Walton. Si tratta di una riedizione. Il libro risale al 2011, è stato stampato in Italia già una volta da Edizioni Gargoyle, che però poi è fallita, piccola casa editrice. Questa non è una ristampa, è una riedizione, nuova traduzione a cura di Silvia Costantino, che è anche la proprietaria della casa editrice FQ, con il socio, se non erro. Una femminista, una donna, un'intellettuale impegnata, insomma una battagliera, che ama moltissimo questo libro. E sapete una cosa, lo amo moltissimo anche io, dopo averlo letto. E quindi ve lo straconsiglio, però adesso vi spiego bene. Naturalmente, come tutti i libri che straconsiglio, qui sotto trovate il link in descrizione, sotto il video, per acquistarlo. Io ci guadagno una piccola percentuale, sono affiliato ad Amazon. Questo volume va difilato nello shop di Broken Stories, che è una libreria virtuale dove io vi consiglio di andare a sfrogugliare ogni tanto, perché l'aggiorno con una selezione, il meglio del meglio nel campo di tutto ciò che è dark e immaginifico, fantascienza, horror, fantasy, eccetera, eccetera. Fra gli altri, sapete, Gargoyle Edizioni l'aveva pubblicato con un titolo diverso, che era Un altro mondo, evidentemente perché voleva porre l'accento sull'aspetto fantasy di questo libro, che in effetti viene venduto come fantasy. Jo Walton è un'autrice gallese naturalizzata canadese che scrive poesie e scrive narrativa, fantasy e fantascienza. E qui, in questo libro, ha travasato tutto il suo amore per una quantità di autori classici della fantascienza, del fantasy, da Ursula Le Guin a Robert Heinlein, citato tantissimo, Asimov, Tolkien, non ne parliamo, James Tiptree e così via, tantissimi Robert Silverberg, Zelazny, Delany, cioè ci sono dentro questo libro le firme più importanti della fantascienza e del fantasy, soprattutto di un arco temporale ben preciso. Perché? E come? Ora vi spiego tutto. Questo è un libro ambientato fra il 79 e l'80, 1979 e 80. È la storia di una ragazza che ha 15 anni, all'epoca dei fatti, si chiama Maury Phelps. Maury è il diminutivo di Morwenna, nome gallese. E infatti lei è gallese, viene da quelle lande brulle dove ha vissuto finora insieme alla madre e alla sorella gemella. E poi c'è tutto un corredo di parenti, di ziette, di nonnini che lei adora. Non ha mai conosciuto il padre, invece, che ha abbandonato insomma, la famiglia subito dopo aver concepito le due gemelle. La storia inizia con un piccolo prologo che già ci fa capire che sì, qui siamo nel nostro mondo, è tutto regolare, però c'è anche la questione della magia, che è importantissima nel libro. E poi un salto temporale, quando la nostra Mori, appunto quindicenne, si trasferisce dal Galles, viene proprio trapiantata in Inghilterra, dove si sente molto fuori contesto, fuori luogo, col suo strano accento e con un'altra stranezza, tra virgolette, un'altra particolarità che la contraddistingue, cioè il fatto che purtroppo ha avuto un grave incidente e quindi zoppica e ha bisogno di camminare col bastone. Viene trapiantata in Inghilterra in una scuola esclusiva femminile dove si sente proprio un pesce fuor d'acqua e si sente tale anche nella magione signorile in cui va a vivere, di proprietà di 3 zie che non conosce, ma soprattutto dove alle dipendenze di queste zie soggiorna anche il padre che non ha mai frequentato e che quindi inizierà a conoscere. Tutto nuovo, tutto diverso e in più non c'è più
scusate la ripetizione, insieme a lei la sorella non c'è più e la madre, a quanto pare, è una figura da cui è meglio fuggire. Sì, questa è una fuga. Mori ha perso sua sorella in maniera drammatica e ci informa già all'inizio per colpa della madre, che non è soltanto, insomma, una madre indegna, ma è proprio una strega che pratica la magia nera e che quindi ha causato tutto questo male, tutta questa tragedia, compreso l'incidente che è costata quindi la zoppia di Mori. Tutto questo raccontato da questa ragazza di 15 anni attraverso il suo diario, perché questo è un romanzo scritto sotto forma diaristica, quasi epistolare, quindi lei ci aggiorna giorno per giorno, anche questa è una bella ripetizione, su quello che le succede. E che cosa le succede? Le succede di essere una lettrice straordinaria, una lettrice, se volete, un po', insomma, che somiglia a chi segue questo canale assiduamente e naturalmente al sottoscritto, cioè una lettrice che a 15 anni è fuori di testa per la fantascienza, il fantasy, per quegli scrittori che la portano in altri mondi. Ed è questa un'esperienza che naturalmente, in cui io mi sono riflesso e rispecchiato completamente, perché a 15 anni anche io ero esattamente come Mori, cioè, e come tantissime altre persone. Mi sentivo fuori dal mondo, mi sentivo un pesce fuor d'acqua, per certi versi, naturalmente non per altri, e comunque medicavo questa mia sensazione di essere di un altro pianeta leggendo libri che su altri pianeti erano proprio ambientati, e con grande passione. E quindi gli autori che lei cita, e anche molti dei libri che lei cita, e che recensisce per certi versi, perché questo romanzo è una carrellata di recensioni di autori e di libri che noi amiamo terribilmente qui su Broken Stories, insomma, questo libro è anche questo. È un romanzo in cui noi possiamo completamente identificarci. E quindi la nostra Mori ci racconta della sua vita quotidiana con un ritmo piuttosto, pacato. Non vi aspettate che ci siano incredibili, tensioni narrative. Questo è un libro molto delicato, va detto. Io lo consiglio, però non vi aspettate un epic fantasy. Questo è sì forse un fantasy, ma è anche un libro completamente strambo e sconclusionato, nel senso però migliore del termine, perché non concede nulla alla banalità. Questa è la storia di una ragazzina che ha grosse difficoltà ad ambientarsi in un mondo nel quale si sente, al quale si sente di non appartenere del tutto, ed è anche una ragazzina che si rifugia sì nei libri, quindi nel fantastico, nell'immaginario fantastico che qui su Broken Stories celebriamo ogni settimana, ma si rifugia anche in un'altra cosa, cioè, e qui comincia l'aspetto fantasy del romanzo, si rifugia nella magia, perché la nostra Mori ci racconta che sua madre è una strega, che lei stessa pratica la magia, incantesimi, sortilegi, ci spiega come funziona la magia e in più ci spiega anche che lei, insomma, frequenta abitualmente e ha conversazioni con le fate. Le fate sono presenti in questo libro. Lei vive in un suo mondo fatto di letture, di libri, ma anche appunto di una tragedia che sta cercando di smaltire in qualche modo, difficilissimo, e sempre vivendo sotto la cappa della minaccia di una strega che comunque la perseguita, inviandole lettere, foto inquietanti. Ora, però, noi come lettori ci troviamo in una condizione di incertezza. Di nuovo, perché questo è un libro strambo? Per questo motivo, perché non sappiamo quanto sia affidabile la nostra narratrice, quanto sia attendibile. Certo, lei ci racconta tutto questo, ma è quanto ci narra il prodotto di un'immaginazione compensatoria, consolatoria, e anche forse un disagio, no, interiore, oppure tutto vero. Dobbiamo prendere letteralmente il fatto che ci sono le fate, che la magia funziona e che lei è in grado di praticarla. Tanto è vero che a un certo punto, no, la vediamo proprio effettuare, realizzare degli incantesimi. È molto carino
il modo in cui la magia viene rappresentata, descritta. Sapete, oggi va molto di moda nei libri fantasy, e in un certo senso i lettori lo richiedono, che ci siano dei sistemi magici spiegati bene, giustificati, architettati, no? E solidi, con una loro logica condivisibile e ferrea, quasi fosse scienza. Il sistema magico di Maury Phelps, raccontato da Joe Walton, è molto molto interessante. Mi è piaciuto perché è un sistema magico nel quale quasi possiamo arrivare a credere, se siamo disposti naturalmente a ridurre un po' la portata della nostra logica illuminista, ecco, mettiamola così. È una magia che funziona perché interviene sugli eventi del mondo reale, però senza alterarli, come dire, significativamente. In maniera mimetica, semplicemente la magia di Mori fa andare le cose in un certo modo, che però è spiegabile anche altrimenti, senza magia. A parte il fatto che è anche retroattiva, per cui tutta... Sapete quando si dice niente succede per caso? Ecco, questa è la magia di Maury Phelps, solo che è retroattiva perché interviene anche a modificare il passato. Una concatenazione di eventi molto interessante. Questa è la magia che c'è dentro fra gli altri, among others. Perché among others, fra gli altri? Perché questa è comunque la storia di una ragazza che deve imparare a vivere in mezzo alle altre persone, dopo essere uscita da una condizione, da una bolla in cui c'era una madre che, di nuovo, è una strega oppure semplicemente una psicopatica, dove le compagne di classe sono snob ed elitarie e addirittura prendono, insomma, in antipatia questa ragazza perché zoppica, quasi fosse lei una che vuole simulare una condizione per distinguersi. Ovviamente non è così. C'è quindi anche la vicenda della sofferenza fisica che Mori deve risolvere, deve cercare di imparare a convivere, deve convivere con questo dolore, con il camminare col bastone, il sentirsi diversa da tutti gli altri. Ed è diversa da tutti gli altri perché ha un modo di ragionare che attraverso il suo diario impariamo a conoscere ed è bislacco, è eccentrico, è originale, è brillante. È una studentessa molto brillante in tutto ciò che riguarda le lettere e altro ancora, ma matematica no. E anche qui mi ci sono riconosciuto moltissimo. Sì, ragazzi, 15 anni, quando scopri che se esistono, per esempio, scopri che le librerie sono i templi in cui vivono divinità che sono gli scrittori che adori, che inizi ad adorare, e poi lei ci racconta anche quindi la ricerca di queste librerie nella cittadina in cui si è trasferita, il piacere di entrarci, di scoprire, ma anche il piacere di scoprire che esistono le biblioteche pubbliche e il sistema interbibliotecario, e quindi la possibilità di accedere a una quantità di letture pazzesca. Lei, oltretutto, è una lettrice più che vorace. Cioè, a un certo punto rilegge Il Signore degli Anelli, che adora, in tipo 5 giorni. Non so se sia materialmente possibile, ma forse sì. Non a me, credo. E poi è divertente perché io ci ho ritrovato dentro libri che ho letto, magari anche quando avevo 15 anni, e devo dire che non posso perdonare a Joe Walton di avere criticato molto aspramente La Via della Gloria di Robert Heinlein. Un'altra idiosincrasia della protagonista è quella contro i libri, i fantasy tolkieniani, perlomeno in particolare la saga di Thomas Covenant, che usciva, no, in quegli anni. Lei la vede in una libreria, in vetrina, col grido di copertina, come dire, dove si dice che è paragonabile al Signore degli Anelli. Naturalmente lei si scandalizza, non lo vuole leggere. È squisito, è delizioso addentrarsi nel cuore, nei sentimenti, nella sensibilità di questa ragazzina, in cui comunque, badate, mi ci sono riconosciuto tantissimo anch'io, perché a 15 anni essere quel tipo di persona che nei libri trova tante risposte è bello. Quindi c'è la sua vita tra,
come la frase iniziale che no, che vi ho riportato. Nel mondo esistono cose orribili, ma ci sono anche dei libri straordinari. E le cose orribili nella sua vita esistono. E i libri sono quella parte straordinaria della se volete, formazione che lei somministra a se stessa. Perché, ricordiamolo molto bene, questo fra gli altri ce lo ricorda, ed è anche un motivo per cui io lo amo. Ci ricorda che cosa? Che è vero, la fantascienza, il fantasy, tutti questi autori che abbiamo amato e che leggiamo e che rileggiamo, sì, hanno scritto storie per evadere dalla realtà, però se tu le leggi all'età giusta, se tu ti apri all'intelligenza di questi autori, lei per esempio utilizza certi concetti di Heinlein come guide, come fari per prendere decisioni. Ecco, se tu ti apri alla intelligenza di questi autori, a quell'età lì, loro ti formano, ti plasmano, ti danno una prospettiva, che è la prospettiva di persone estremamente intelligenti e anche sensibili, empatiche. E quindi quelle letture lì che molti considerano, no? Le nostre letture che molti considerano perdite di tempo, in realtà sono proprio delle... E Mori lo dimostra, sono veramente dei modelli di formazione, sono delle lezioni di vita che ci arrivano e ci sono arrivate in maniera indiretta, sono filtrate, no? Sono arrivate fino a noi attraverso lo svago di queste letture. Però cacchio, stiamo parlando di Ursula Le Guin, stiamo parlando di Robert Heinlein, cioè persone che ti possono insegnare tantissimo. E allora anche qui ci sono riflessioni intorno ai libri della Le Guin, intorno a Darnares, no? Il famoso pianeta dove vige una società libertaria, anarchica, quindi riflessioni anche di natura politica, ma anche considerazioni sui rapporti tra uomini e donne, sul sesso, e dove una ragazzina, appunto, così giovane inizia a riflettere su se stessa, no? C'è in questo libro anche poi una quantità, cioè c'è una storia d'amore giovanile, però raccontata veramente con un realismo psicologico, che è un concetto su cui torno sempre nei miei video, spesso, non sempre. Non importa quanto sia fantastica la storia e irreale, l'importante è che il realismo sia quello psicologico, cioè che la personalità dei protagonisti sia vera, sia credibile, e solo in questo modo ci possono arrivare, no? Questi personaggi. Ebbene, qui io ho ritrovato tantissima autenticità, perché Mori non è una ragazzina svenevole da libro dozzinale, è una ragazza intelligente che inizia ad aprirsi alla vita fuori da quel contesto in cui lei è cresciuta, che è un contesto anche fatto di fantasie, forse, perché forse in realtà la magia in questo libro esiste davvero, le fate forse esistono davvero, forse davvero la nostra Mori vede i defunti di notte nei boschi insieme alle fate, che sono creature sinistre, comunque attenzione, non le fatine non fatine New Age, sono creature molto inquietanti, misteriose, inquietanti. E forse tutto questo è vero, oppure Mori è una ragazzina un po' fuori di testa. E sapete cosa? Sta a noi lettori deciderlo in un certo senso, perché il romanzo, insomma, procede come una storia totalmente mainstream, fatta eccezione per queste sue escursioni nel forse fantastico, che però sono molto centellinate, attenzione. Quindi il libro è un romanzo mainstream molto bello su una ragazzina che, appunto, sta vivendo questo periodo complicato ma anche molto interessante. Così come è interessante, ma di base questa è l'attrattiva del libro, secondo me, il fatto che ci racconta proprio di come attraverso queste letture, questi libri, e guardate, ce ne sono citati tantissimi qui dentro, attraverso queste letture fantascientifiche e fantasy avvengono anche degli incontri. Si parla, qui c'è un circolo letterario, un club di persone che si incontrano e parlano di questi libri, e lei, Mori, si delizia di essere parte di questa realtà, che poi, se volete, in maniera come dire, decisamente post rispetto a un libro ambientato nel 79-80,
E poi quello che facciamo qui, no? Su Broken Stories, siamo un po' una comunità, ci troviamo, io certo parlo io per la maggior parte del tempo, ma voi commentate, suggerite libri, dite quello che pensate. È un po' questo che facciamo, ecco. E come fra gli altri, anche questo, Broken Stories, è un metodo per avere dei contatti umani che poggiano però appunto, su questi libri, su queste letture, su questo immaginario che tanto, tanto ci dà, che in un certo senso ci salva la vita, come la salva Maury, Maury Phelps, personaggio che devo dire che mi porterò nel cuore, credo, per sempre. Mi ci sono identificato tanto, anche io, insomma, quando frequentavo a 15 anni la biblioteca pubblica del quartiere dove i miei avevano un negozio, insomma, quando entravo lì dentro era una festa, era un'emozione attraversare quella doppia porta di vetro e ritrovarmi in questo luogo enorme, per me è enorme, luminoso, pieno di scaffali, zeppo di libri, dove ho scoperto Lovecraft, dove ho scoperto Paul Anderson, citato naturalmente nel libro, dove ho scoperto Asimov, dove ho letto Agatha Christie, tutto, ragazzi, tutto. Cioè, lì io arrivavo e dicevo, ok, sono ricco, posso avere ogni cosa. E quindi come fai a non identificarti? Quindi, fermo restando che questo è un libro comunque che ha un ritmo molto pacato, non vi aspettate grandi colpi di scena, eccetera. Lo paragonerei al bere un tè in buona compagnia, ecco. Non tanto un caffè, perché Mori il caffè non lo apprezza. No, ma del resto a 15 anni il caffè ancora no. Ci sono molti aspetti realistici in un libro che viene presentato come un fantasy, e forse lo è, naturalmente un urban fantasy, ma forse lo è, fatine, magia, una strana magia. E poi, sì, l'impressione, sapete, avete presente Fight Club, no? Il grande film. Anche lì abbiamo un protagonista che vede delle cose e chiaramente poi scopriamo che non è attendibile. Non si può paragonare al 100% fra gli altri a Fight Club, naturalmente, però anche qui ti rimane un po' il dubbio. Alla fine a me rimane il dubbio. È tutto vero? Oppure è tutto un modo per dire qualcos'altro? È un libro strambo, è uno dei libri più strambi che io abbia mai letto e sono grato che esista, che sia stato rieditato, perché me l'ero completamente perso ai tempi della Gargoyle. Insomma, merita. Secondo me i brokenauti dovrebbero leggerlo, perché è il nostro libro, è il libro di come noi, un po' come eravamo, ecco, e forse anche come siamo, o almeno per quanto riguarda il sottoscritto Flavio Troisi, che adesso saluta tutti voi, come sempre, da Broken Stories. Ciao.